Dallo spazio di notte gran parte dei continenti brilla di luci artificiali, ma nella penisola asiatica una macchia oscura appare improvvisamente. È l'immagine perfetta della Repubblica Popolare Democratica di Corea, la Corea del Nord. Una nazione che ha scelto l'isolamento pagando un prezzo altissimo in termini di progresso e benessere. Tutto questo per costruire l'arma finale, considerata una polizza assicurativa per la sopravvivenza del regime, cioè la bomba atomica. Questa è la storia di come una delle nazioni più povere e isolate del pianeta sia riuscita a unirsi al club più esclusivo e temuto della storia, quello delle potenze nucleari. È una storia che sembra sfidare la logica, costruita con un'unica incrollabile ossessione, perché il programma nucleare nordcoreano è diverso da tutti gli altri. Non ha mai avuto la maschera o diciamo l'ipocrisia di un progetto civile, nessuna pretesa di produrre energia per la sua popolazione. Il suo obiettivo è sempre stato uno solo, la bomba, punto. Tutto ha avuto inizio qui, a Yongbyon. Questo non è solo un complesso industriale, è il luogo consacrato all'ambizione atomica di Pyongyang. Il suo cuore è in questo edificio, un reattore da 5 megawatt, quindi abbastanza debole, un pezzo di archeologia industriale basato su una tecnologia britannica degli anni 50 ed entrato in funzione nel 1986 durante la dittatura di Kim Il-sung, il fondatore dello Stato nordcoreano. Il reattore di Yongbyon non è un modello sovietico o cinese, è una copia quasi esatta del primo reattore commerciale al mondo, il Calder Hall nel Regno Unito, un tipo di reattore noto come Magnox, cioè raffreddato a gas e moderato a grafite. Negli anni 70 e 80 i progetti dei reattori Magnox erano ormai declassificati perché vecchissimi, obsoleti, e la documentazione tecnica disponibile pubblicamente. La Corea del Nord ha studiato questa documentazione e ha replicato i progetti. I reattori Magnox sono estremamente efficienti nel produrre come scoria plutonio di grado militare, che è il materiale fissile usato nelle prime bombe atomiche. La sua potenza elettrica è irrisoria, insufficiente persino per illuminare una piccola città. Ma questo reattore non è stato costruito per accendere le lampadine. È una fabbrica di plutonio. L'ambizione nucleare iniziale di Kim Il-sung è stata poi continuata anche dai suoi successori, Kim Jong-il e Kim Jong-un, attualmente alla guida dello Stato nordcoreano. All'interno del reattore, un lento e costante processo nucleare, la fissione, trasforma l'uranio, in particolare il 238, in plutonio. Periodicamente il combustibile esaurito viene estratto dal reattore e trasferito in un impianto adiacente, l'impianto di riprocessamento. Qui, attraverso complessi procedimenti chimici, il plutonio di grado militare viene separato dal resto delle scorie. Grammo dopo grammo la Corea del Nord ha accumulato abbastanza materiale fissile, cioè plutonio, per armare una decina di bombe di testate nucleari. Ma le sue capacità non si fermano qui. Questo reattore è in grado anche di produrre trizio, che è un isotopo dell'idrogeno, impiegato come innesco per le armi termonucleari, il primo passo verso la bomba H, che è ancora più potente della bomba atomica. Ma come ha potuto una nazione tagliata fuori dal mondo acquisire le conoscenze necessarie? La risposta si trova nelle oscure cronache dello spionaggio internazionale e di patti sciagurati. I primi passi furono mossi grazie all'Unione Sovietica, che negli anni della guerra fredda fornì a Pyongyang le basi della ricerca nucleare e formò una generazione di suoi scienziati, ma fu un aiuto controllato, limitato al campo civile. Mosca diede loro l'alfabeto, per così dire, del nucleare, ma si tenne ben stretta la grammatica per costruire la bomba. La vera svolta
arrivò da un'altra parte del mondo, grazie a un uomo conosciuto come il padre della bomba islamica, il pakistano Abdul Qader Khan, a capo del più grande supermarket clandestino di tecnologia nucleare della storia. Khan strinse un patto diabolico con Pyongyang, in quello che può essere descritto come il baratto più pericoloso dell'era moderna. La Corea del Nord scambiò la sua avanzata tecnologia missilistica con i progetti, i componenti e persino le centrifughe complete per arricchire l'uranio. Fu l'anello mancante. A completare il puzzle, una fitta rete di agenti ha setacciato per decenni il mercato nero globale, acquistando componenti a duplice uso, cioè civile e militare, materiali speciali e tecnologie sotto embargo, sfruttando ogni falla nei controlli internazionali. E l'ingegneria inversa, cioè dal prodotto capire come è stato fatto, e lo spionaggio industriale hanno fatto il resto, permettendo agli scienziati del regime di replicare e adattare molte tecnologie straniere. Per anni la comunità internazionale si è concentrata sull'estrazione del plutonio, ma Pyongyang nascondeva un altro asso nella manica. Sfruttando la tecnologia ottenuta da Khan, ha costruito in segreto un secondo percorso verso la bomba, un vasto impianto per l'arricchimento dell'uranio. File di migliaia di cilindri che sibilano nell'oscurità, separando l'uranio 235, l'elemento fissile presente solo allo 0,7% nel minerale originale, per produrre uranio altamente arricchito, cioè concentrato al 90%, e ottenere così l'altro ingrediente chiave per un'arma nucleare, dopo il plutonio. Questa seconda via ha reso il programma nucleare nordcoreano più flessibile, resistente e molto più difficile da smantellare. Questa ambizione nucleare ha avuto un prezzo pagato interamente dal popolo nordcoreano. Ogni risorsa, ogni scienziato, ogni dollaro guadagnato illecitamente è stato deviato verso la costruzione dell'arsenale, a scapito di cibo, medicine, scuole, infrastrutture ed energia. Oggi il programma nucleare nordcoreano è un esempio inquietante di ciò che uno Stato determinato può raggiungere quando è disposto a sacrificare tutto e a violare ogni regola. Un programma nato da tecnologie e competenze acquisite dai sovietici, rinforzato grazie all'ambizione pakistana e cresciuto all'ombra dello spionaggio e dell'ingegneria inversa. Oggi la minaccia di Yongbyon si proietta sull'intero pianeta.